Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di giugno. Abbiamo la carta del diavolo, ragazzi. Può essere un momento molto passionale, un momento forte comunque, potrebbero esserci delle tentazioni, potrebbero esserci questioni di potere in mezzo o acquisizioni di potere. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Sono valide per segno lunare, segno solare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, e sotto in descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale e per il corso di approfondimento delle famiglie reali del 27 di giugno. Ah, c'è anche il video corso di tarocchi intuitivi. Sono già pubbliche le letture generali per la seconda parte del 2026, prossimamente pubblicherò le altre. Allora, partiamo da un 7 di denari. Abbiamo un fante di spade, un 4 di coppe, un re di coppe, un 2 di coppe, sette di spade, 5 di spade e cavaliere di denari. Ragazzi, mi rimangio tutto quello che ho detto prima sul diavolo. La vedo, guardate, sinceramente non proprio positiva, più che altro per questa serie di carte che avete qua, c'è anche un 7 di spade. E però andiamo a vedere di che cosa si tratta, così anche voi sapete come maneggiare questo momento, se per qualcuno risuonasse ovviamente. Dunque, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è l'andamento generale del periodo, diciamo il messaggio più importante. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, io qui sento con questo 7 di denari che c'è una sorta di impazienza verso la metà del mese. Tenete presente che quello che io vi dico può avverarsi prima o dopo in base alla decade di nascita. Quindi c'è una guida sotto nel link, spiego come sapere tutte queste cose. Allora, 2 di pentacoli e fante di spade. Allora, questo diavolo lo sento come una sensazione di impotenza, di schiavitù, di... ho come l'idea che non possiate fare come vogliate, potreste essere tenuti sotto controllo o tendere a controllare qualcun altro perché non vi fidate. E per qualcuno è una impazienza a sapere qualcosa. Andiamo a vedere, ok. 7 di pentacoli, cioè avete le carte che si ripetono subito all'inizio, e fante di bastoni. Sì, c'è come la necessità di rendersi conto di qualche cosa, di sapere qualcosa, di vedere qualcosa. C'è come qualche informazione che volete. Ho anche la sensazione che possa essere un periodo per qualcuno dove è il caso di smettere di giocare. O come se
ci fosse qualcuno che si è stufato di giocare, una cosa del genere. Non so se lavorativamente, piuttosto che romanticamente o con qualche amico, amica. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 3 di spade. Fante di coppe. Io credo che sia successo qualche cosa con qualcuno che vi abbia fatto star male. Mm, c'è questo tema con lo smettere di giocare, cioè facciamo sul serio, parliamone sul serio, però io ho come la sensazione che qualunque sia l'altra parte, famiglia, relazione, lavoro, quello che è come se non ci fosse uno sforzo. Ho un'altra sensazione, cioè che possiate essere voi che magari per X motivi tendete a controllare o a tenere tutto sotto controllo, tendete a monitorare, a fare mille domande magari, e qualcuno vicino a voi potrebbe sentirsi un po' soffocato, ma non dirlo. Io ho come la sensazione che non vi diranno quanto questo li faccia star male. Vedetela a specchio, potreste essere voi o la persona con la quale avrete a che fare in questo periodo. Andiamo a vedere questo re di coppe. Carro, 8 di pentacoli, 6 di spade, 10 di coppe. Io credo che sia qualcuno che abbia a che vedere con la vostra famiglia di anime. Può anche essere famiglia di sangue, però, per qualcuno. C'è come un tema qui. Potrebbe essere una situazione anche relazionale, però. Ho come quest'idea. Non lo so, con questo carro al contrario, l'otto di pentacoli, il 6 di spade, è come se non ci fosse qualche spinta che vi porta a voler costruire, mi viene da dire. C'è qualcosa che state tenendo d'occhio di qualcuno perché probabilmente non vi fidate, non vi convince la persona. Non so, andiamo a vedere il due di coppe perché anche il due di coppe è capovolto, come l'idea che non vogliate scendere a compromessi con questa persona. Giustizia e sole. Se fosse una relazione sento che volete fare le cose come alla luce del sole. Io in realtà per adesso non ci sono. Sì, ci sono. Niente, come non detto. Ok, quindi giustizia e sole. C'è bisogno di creare come un rapporto, una situazione che sia equilibrata, che sia trasparente, che sia chiara, netta, nitida, con anche eventualmente questa carta della giustizia delle regole. Sapete, ci sono tanti fanti qua all'inizio, quindi può essere che siate giovani e che quindi ci sia, come dire, questa energia molto giovanile, molto gioviale, oppure secondo me l'energia della relazione è giovane, cioè magari vi state conoscendo da poco, questo lavoro ce lo avete da poco, conoscete il collega, il vicino, chi per lui da poco tempo e c'è come bisogno di regolarizzare le cose, di trovare certi accordi. Andiamo a vedere sette di spade. 6 di pentacoli, 9 di bastoni e fante di pentacoli, cioè i fanti li avete tutti e 4, 5 se contiamo anche questo che è doppio. Guardate, potrebbe essere una persona che vi
o che vi ha proposto o che comunque diciamo con la quale si possa star parlando di costruire qualcosa, io credo che ci siano certi atteggiamenti che non vi convincano della persona, probabilmente la vedete immatura o questo progetto è immaturo, è acerbo, non ha ancora solide basi e quindi è per quello che sento tutta questa necessità di controllare, di monitorare. Il punto qual è? Che con questo 9 di bastoni avete bisogno di mettere primo dei limiti. Secondo, io sento che avete un po' bisogno di schermarvi anche da questa persona. C'è un 7 di spade al contrario, ok? E un diavolo come carta principale, con un 6 di pentacoli che mi parla di contratti. Fate le cose alla luce del sole perché qui c'è aria di qualcuno che cerca di, potenzialmente potrebbero essere soldi, quelli che cerca di rubarvi, potrebbe essere tempo, potrebbero essere risorse, quindi qualsiasi contratto andrete a firmare in questi 15 giorni, leggete bene, piuttosto fatevi seguire da qualcuno più esperto o comunque state all'occhio, ok? Perché 7 di spade al contrario e diavolo c'è aria di truffa, c'è aria di qualcuno che potrebbe raccontarvi delle bugie, c'è aria di qualcuno che può tentare di fregarvi e lo fa intenzionalmente, con il 7 di spade. Andiamo a vedere il 5 di spade, abbiamo la morte e un re di coppe. Qui potrebbe esserci un tema con qualche genitore, perché anche qui abbiamo l'archetipo della famiglia, ragazzi. E il 6 di spade è una di quelle carte che dice di allontanarsi dai problemi dell'infanzia. Quindi ci può essere un tema con qualche genitore, potreste sentirvi super controllati da un genitore o potreste dover controllare un genitore che magari è tanto in là con l'età e sapete, quando arrivano ad una certa età poi non sono più gestibili e quindi io alzo le mani. Andiamo al cavaliere di denari. Giudizio. Wow, 4 arcani maggiori. Giudizio, mago, forza e ruota della fortuna. Sento ragazzi che comunque ci andrete con i piedi di piombo, con questo cavaliere di denari alla fine. E sento con queste carte che prenderete in mano la situazione. Cioè qui io sento, avevate, sì, un carro al contrario. Alla fine prenderete una decisione perché arriva il giudizio, quindi può esserci qualche notizia che arriva da lontano, qualche decisione, qualche scelta che con questa forza prenderete voi, qualche comunicazione, può essere una presa di consapevolezza o il fatto che riuscirete a vedere il disegno più in grande, cioè non vedrete magari solo il singolo momento, ma tutta la storia, per dire, non vedrete solo il singolo contratto, ma tutto il potenziale, quindi è come se prendeste voi in mano, con la carta del mago siete voi che date una direzione, siete voi che create, che manifestate quello che volete. E poi la benedizione più grande, la ruota della fortuna. Sapete cosa sento? Perché avete ruota della fortuna, giudizio e giustizia. Fatemi vedere se c'è altro. Morte. Quindi per qualcuno può essere un cambio di tipo karmico, da un certo tipo di tossicità, da un certo tipo di costrizione, da un certo tipo di necessità di controllo. Se siete genitori potrebbe essere come giunto il momento di lasciare andare i figli, passo dopo passo, come dice questo cavaliere di denari. Se siete figli potrebbe essere giunto il momento di staccarsi dai genitori, di sì, perché ho come la sensazione che abbiate bisogno di volare alto. Ok, ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Allora, devo dire che ci sono ottime carte affinché possa arrivare un nuovo lavoro. Vi dico, avete la giustizia, la ruota della fortuna, il giudizio, potrebbe essere qualcuno che vi contatta da vecchi curriculum che avete inviato, se siete disoccupati, potrebbe essere una vecchia azienda ehm, dove avete già lavorato,
può essere un lavoro assolutamente nuovo, può essere un lavoro presso conoscenti piuttosto che amici. Vi dico, ha un buon potenziale questa quindicina per riuscire o a iniziare un nuovo lavoro o a trovare, o sì, fare in modo di smuovere le acque per trovare un nuovo lavoro. E vi devo dire che sarà un lavoro dove sarete pagati il giusto. Cioè, secondo me c'è un buonissimo potenziale di manifestare o di, meglio detto, poter sfruttare le vostre doti in questo nuovo lavoro. Ragazzi, vi dico, a fine giugno, tra l'altro, cambia anche Giove, che è il pianeta associato alla ruota della fortuna. Giove cambia di segno e quindi potrebbe essere proprio un momento fortunato, eh. Parliamo invece per chi è occupato. Allora, se state aspettando un rinnovo, un qualche cosa che diventi, diciamo, a tempo determinato, è facile che arrivi. Ehm, mm. Allora, vi dirò, potrebbero esserci dei momenti spiacevoli, secondo me, all'interno cioè con i colleghi di lavoro. Questo un po' lo sento. Però io ho anche la sensazione che riuscirete a fare buon viso a cattivo gioco. Cioè, ho come l'idea, qualcuno potrebbe chiedere il trasferimento, ve lo dico da proprio se ne avete le scatole piene di qualche collega. Può essere che qualcuno di voi chieda come un cambio reparto, un cambio turno, un cambio. Ehm, Mentre per qualcun altro sento che questo screzio, questo punzecchiarsi un pochettino, farà in modo che voi, insomma, metterete le cose in chiaro una volta per tutte con questa persona. Sento che vi farete rispettare. Qui sì che il diavolo lo sento come il potere che prenderete. Cioè sarete chiari, netti, determinati e metterete a sedere la persona in questione. E poi con un bel sorriso le direte: amici come prima? La sento un po' così. Ok, per le persone che sono autonome, allora devo dire che qui io la vedo molto 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 vantaggiosa perché c'è una ruota della fortuna, nuove opportunità che si aprono, nuove idee di servizi, di prodotti, di contatti, nuovi contratti, nuove alleanze. Potreste rendervi conto che, non lo so, il vostro vicino di casa sta facendo esattamente quella cosa che voi non sapete fare e che vi serve, non lo so, lavora al legno, voi avete bisogno di uno scaffale e dopo anni che abitate vicino a questa persona vi rendete conto che caspita, ce l'avevo qua il falegname a portata di mano. Entrano come alleanze molto proficue per il prossimo periodo, ragazzi. Parliamo di soldi. Allora, questo è quello che mi ha colpito di più di questa lettura, sinceramente. Soldi ne arrivano in abbondanza. Avete la ruota della fortuna, il cavaliere di pentacoli, cioè 6 di pentacoli, abbiamo la carta della giustizia, quindi potrebbero esserci effettivamente dei contratti che arrivano, delle occasioni fortunate, per qualcuno sono vincite al gioco, però io ho la sensazione qui con questo 7 di spade che qualcuno cercherà di fregarvi. Come vi dicevo prima, può essere tempo, però siccome abbiamo un 6 di spade, un 6 di pentacoli, che è proprio una carta che rappresenta qualcuno che dà denaro, ok? È una carta di generosità. Fate attenzione perché, soprattutto se si tratta di un figlio, considerato che qui abbiamo una serie di fanti,
se è quel rapporto genitori-figli di cui vi parlavo prima, chiudete un po' i rubinetti, io ho come questa sensazione qua, ok? Non tenetevi mai troppi contanti in casa, imboscate bene magari il bancomat o cose di questo genere, soprattutto se poi dovrete firmare dei contratti che non c'entrano niente col figli. Però attenzione, attenzione, potrebbe anche trattarsi di perdere il portafoglio, per esempio, no? Adesso non abbiamo un 5 di pentacoli, in effetti, però la vedo più come una cosa intenzionale, questo 7 di spade con questo diavolo. Però soldi ne arrivano, eh? Ok, parliamo di progetti. Non è un buon periodo per i progetti, ragazzi, questo ve lo dico. C'è un po' di confusione, è come se avessi bisogno prima di sistemare altre cose. Ci sono come altre cose più importanti in questo momento da seguire. Sento che qualcuno in questo periodo potrebbe dover assistere un parente e quindi spostarsi proprio anche fisicamente a casa di questo parente perché, parente, amico, diciamo parente d'anima, ehm, potrebbe aver bisogno di voi proprio per una convalescenza, sapete? O per qualche tipo di commissione speciale, non lo so, come l'idea che qualcuno possa aver bisogno di voi in ambito parentale. Adesso parliamo di relazioni romantiche. Allora, se parliamo di single, ragazzi, vi devo dire che c'è tanta gente che potrebbe far capolino, qualcuno gioca un po' di più e vi tiene d'occhio da lontano, con qualcun altro c'è parecchia chimica e voglia di vedersi. Io sento che entro la fine del periodo, vedendo queste carte, vi dirò che le cose potrebbero prendere corpo con questa persona. Segni zodiacali. Allora, posso dirvi pesci, posso dirvi scorpione, cancro, gemelli, vergine come voi e capricorno. Potrebbe anche essere un leone. Cancro l'ho già detto. Va bene. Però ho come l'idea che entro la fine del mese, sì, prenda un certo tipo di velocità anche con queste carte, perché la ruota della fortuna porta cambi veloci, repentini, possibilità fortunate. Qui c'è la carta della forza, che è proprio l'apertura del cuore, l'andare avanti, l'inizio con il mago. Beh, sì, non vi nego che per qualcuno con questo giudizio potrebbe essere una persona del passato, che si riaffaccia. Poi ognuno di noi è libero di accettare o no nella propria vita determinate persone, ok? Se non volete sapere più niente del passato, chiudete la porta, finito. Se parliamo di relazioni, io sento come se stesse aspettando il movimento da parte di qualcuno, ma questo qualcuno non muove un muscolo. E ad un certo punto sento che arriverete, è per quello che secondo me c'è questa fase di controllo iniziale, probabilmente vedendo che l'altra persona è un po' a fatti suoi, magari inizierete a fare domande o potreste, se per esempio non vivete insieme, potreste iniziare a controllare quando accede su WhatsApp o sui social o cose per lo stile, magari cosa pubblica. Diciamo che entro la fine del periodo anche per voi le cose cambiano, secondo me c'è più comunicazione, c'è un nuovo inizio, c'è come un cambio, secondo me, proprio a livello energetico c'è un'elevazione dell'energia, ma perché sarà anche un po' a merito vostro, secondo me, perché lascerete indietro certi conflitti egoici. Ricordo che uno dei significati del diavolo è proprio la mente, l'ego. È come se tracciaste un nuovo inizio qui con la vostra persona di interesse.
Probabilmente questo periodo di osservazione vi serve per sentirvi più sicuri nei confronti dell'altro e poi mettere comunque le cose in chiaro e qua lo vediamo, no? Per qualcuno potrebbe esserci un tema familiare che porta fuori focus dalla coppia. Se parliamo di relazioni clandestine non ben definite o complicate, anche qui c'è questo tema di controllare, monitorare. Io qui sento che qualcuno potrebbe pensare che l'altra persona stia giocando e invece anche qui sento che c'è come un tema esterno alla situazione o alla relazione che può distrarre. Il punto è di abbattere la mente, la vostra, perché qui abbiamo questo 5 di spade. Sento, avete bisogno di lasciare indietro anche delle aspettative. Non c'è un 10 di bastoni, però questo 9 di bastoni mi dice che dovete come difendervi dal vostro modo di pensare, perché state un po'... state mettendo su un piedistallo l'altra persona o la relazione, cioè siamo tutti umani, facciamo tutti del nostro meglio. Imparate piuttosto a dare con parsimonia, però ecco, mi viene come da dire, non abbiate l'aspettativa che gli altri diano quanto diate voi o che diano nello stesso modo in cui diate voi. Comunque ragazzi, entro la fine del periodo, se per caso siete in contatto zero, c'è una comunicazione, c'è un nuovo inizio, c'è come un cambio di dinamica, un cambio di paradigma. Può essere anche un cambio karmico, avevo detto prima, con la ruota della fortuna e il giudizio, e c'è anche la giustizia. Ok ragazzi, Osho vi dice aggrapparsi al passato, e qui lo vediamo col 6 di spade. La guida, il mutamento e il coraggio. Guardate, ruota della fortuna e forza. 5 di coppe non ce l'abbiamo e il 3 di denari neanche. Però è impressionante come siano uscite di nuovo queste energie. Ragazzi, secondo me, come vi dicevo prima, quando vi staccherete dal passato, da qualche cosa che secondo me è stato, troverete come una guida interna, troverete come un vostro obiettivo, un vostro focus, un vostro sapere interno che vi porterà a cambiare radicalmente la vostra situazione. Sento che di nuovo spiccherete proprio il volo. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. La guida delle traversie. A ora, dice ora sarebbe in italiano. Quindi ce l'abbiamo, si ripete la guida. Guardate, questa carta ha 4 lune, come se fosse un mese. È come se adesso poteste come mettere le basi per un nuovo ciclo lunare, per diciamo, le 4 settimane che stanno per arrivare. E poi abbiamo il sognatore. Qui parla di un ritardo interno, ma perché? Perché vi state aggrappando al passato. E è un po' l'energia del 9 di... scusate, del 10 di bastoni, che si porta dietro questi pesi, questi bastoni sulla schiena. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita personale con me mi può contattare via mail oppure potete farlo voi stessi attraverso la sezione degli abbonati. Lì tratto tutti i temi inerenti alle credenze limitanti, ma ci sono anche tanti altri temi di metafisica, di metamedicina. Si parla di Kundalini, di vista eterica, di come sviluppare il terzo occhio, abbiamo iniziato una nuova playlist di ermetismo. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!